posso suonare questa sera per te. Vedi, Chico è l'unico che mi ascolta. Devo fare una cena romantica per 8 persone, quindi ho da fare. Vado in cucina, seguitemi. Per una buona cena romantica, innanzitutto occorre preparare la tavola adeguatamente. Ecco qua. Va bene? Poi una vista sul giardino fa sempre piacere dalla mia veranda. Le candele hanno sempre un fascino, vero? Ragazzi, con un fuocherello così, che cosa volete? Una serata romantica più di questa non c'è. Ecco fatto. Bene, ma ora devo mettermi al lavoro in cucina. Ecco qua, questi sono i gamberetti rosa che andranno cotti e ho già preparato le coppe per servirli. Una volta bolliti, i gamberi vanno sgusciati a uno a uno. Come si pelano i gamberi? È semplicissimo. Si stacca la testa che viene via da sola, poi dopo si toglie il carapace. Ecco fatto, il finale viene via da solo. Oh, e adesso vi faccio vedere la maionese, che è la cosa più semplice del mondo. Attenzione, dunque, un ovetto, frullatore, bisogna versare l'olio lentamente, dando anche un senso rotatorio, non so se è vero ma io lo faccio. Più olio si mette e più la maionese diventa dura. Allora si può incominciare a mettere il limone. Poi la senape. Un po' di sale, la prova assaggio è fondamentale, squisita. Oh, questa è la maionese che va già bene così, però noi amiamo i gamberi, con i gamberi ci sta bene la salsa Aurora. Allora, come si fa la salsa Aurora? Ecco qua, un po' di questo piccante. Poi è una serata romantica, quindi ce ne vuole di questo, Ok. E poi lo rubra. Ecco fatto, la salsa è pronta. E dopo la vedremo in opera sui gamberi. Se poi volete dare un tocco di classe alla salsa, inserite dentro dei semi di melograno oppure anche della polpa di pompelmo. Ecco qua, questa è la coppa col gambero, un po' di maionese e questo è il piatto. E questo è il salmone marinato. Come farlo? Ho già fatto un video dedicato che potete andare a vedere. Ovviamente bisogna togliere prima tutto il sale. L'operazione va fatta con il retro della lama perché sennò si taglia. Una volta pulito col coltello da salmone si taglia a fettine, vedete com'è bello rosa, lo si adagia salatina ai bordi e naturalmente i due limoni, un po' di pepe rosa sopra e il piatto è servito. Oh, come tagliare un limone in regola d'arte, ecco fatto. Conoscete la greca, no? La
scuola la disegnavate, no? Esatto, si tratta solo di disegnarla sul limone. E voilà! Un altro piattino delizioso sono le acciughe crude. Le acciughe sono state congelate per 48 ore almeno, come va sempre fatto prima di consumare del pesce crudo. Poi sono state a bagno nell'aceto bianco per circa 15 minuti ed infine stese su un vassoio. Ecco fatto, le acciughe sono state disposte e ora una bella limonata, poi olio di quello buono, sale, pepe e il piatto è pronto. Il pane è importantissimo, pane con l'uva, pane nero, pane con le olive, questo qui non mi ricordo più, e pane bianco, fantastico. Beh, ma ora è venuto il momento di iniziare la cena e avete visto solo gli antipasti.